Hoy estamos con Enzo Minarelli, una personalidad poliédrica, nacido el mismo año que yo, hay que decir, pero en Venecia, en 1951, polipoeta, luego hablaremos de esto, artista, actor y escritor, que vive y trabaja en Cento, aquí se dice, pero en fin, la verdad es que tú eres un ciudadano del mundo, ¿no es así? Sí, verdad. Sí, yo vivo aquí ahora en Cento, donde estoy hablando. Cento es ciento, porque aquí estaban, en la época de los romanos, 100 pequeñas casas y aún se queda ese nombre. Pero, verdad, io ho viaggiato il mondo, mi sento ciudadano del mondo, cioè mi sento cittadino del mondo. Del mondo, sì. Perché fin dall'inizio, quando ho iniziato a lavorare, quindi a metà anni 70, ero già in una proiezione internazionale e questa è una dimensione che ho mantenuto sempre, per cui nemo profeta in patria. Se qui vado fuori mi conoscono in pochi, mi conoscono di più a Madrid, Barcellona, New York e Tokyo che qui dove io vivo. Però questo non è un problema, cioè, avere il mondo come riferimento è sempre un grande stimolo. Y lo ha sido, por ejemplo, permíteme que señale y que muestre un libro tuyo, Vocalità y Poesía, que creo que es del año 1995, editado por Elitra, sí, en donde evidentemente se nota que eres un ciudadano del mundo que conoce muy bien el ámbito en el cual estás trabajando tú, que es en el fondo la voz, la polipoesía. Vocalità y Poesía, aquí en el lomo dice, aquí está la dedicatoria que me hiciste en su momento, pero en fin. Me acuerdo, ¿dónde estaba? ¿En Barcelona? En Madrid. En Madrid. En el Instituto Italiano, concretamente, que hiciste unas actuaciones. Sí, me acuerdo. Y dice aquí, finalmente, Vocalità y Poesía, finalmente afronta el tema de la experimentación sonora en la poesía desde el punto de vista del poeta. A mí me parece eso muy importante en este libro. Un libro que desarrolla pues todo un montón de temas y que hace además algo muy curioso, que yo quiero mostrar también. Este cuadro sinóptico, diríamos, no sé si se puede ver, sí, en donde tú, por ejemplo, y lo digo para que se sepa, planteas una serie de características de cuadros de entrada, diríamos. Entonces, por ejemplo, cuando uno en vertical ve a Artaud, Antonin Artaud, sí. Tú, por ejemplo, señalas con una cruz que en él se manifiesta el poder de la vocalidad, el desarrollo del fonema, la destrucción de la lengua, el ruido fonético, los valores tonales, la música, la fabulación teatral, el sentido de la existencia e incluso más aún, y por encima de todo aquello, el alcance social. Este es un ámbito realmente curioso de tu trabajo, porque ha sido realmente, un esfuerzo considerable para llevar adelante de manera sistemática todas estas cuestiones, lo cual de alguna manera nos lleva a otra realidad también, que es tu realidad no ya solamente como polipoeta, como poeta, como escritor, como creador, sino también en lo que has creado, el archivo Trevitre de polipoesía, que fundaste en 1983. ¿Puedes hablarnos un poco de este archivo? Sì, però sì, hai detto tante cose che prima di arrivare all'archivio, José, lasciami dire due battute sul libro che hai mostrato. Sì, por supuesto, es importantissimo. Dopo arrivo all'archivio. Importantissimo. No, perché vedi, c'è la regola, credo che venga da Mallarmé, ma anche da Baudelaire, che il poeta deve essere anche un critico. Cioè il poeta non è sufficiente scrivere un testo, tu devi anche argomentarlo, essere un critico, cioè conoscere le strutture, eccetera, eccetera. Allora, quel libro che tu hai mostrato, Vocalità e Poesia, soprattutto la parola vocalità, cioè è stato importantissimo
Sì, quello esatto, perché in genere si parla sempre di oralità, invece io lì ho messo il punto sulla vocalità, cioè cos'è la vocalità? Il famoso concetto fra oralità e vocalità. Oralità è quando nel testo poetico, nel testo sonoro, la parola è ancora riconoscibile. Invece diventa vocalità, come nel caso di Artaud, per esempio, la parola viene distrutta, come nel caso dei futuristi russi, meno in quelli italiani. Quindi la parola vocalità è importantissima, io la vedo molte volte confusa, e quello schema che tu hai mostrato alla fine, addirittura io lì avevo credo una ventina di categorie, avevo analizzato tutti gli sperimentatori dagli inizi del Novecento fino a oggi. Naturalmente non ho fatto un esame completo, però quella è stata una prima sistemazione dell'apparato sonoro, perché fino a quel momento non c'era nessun libro. Cioè, come tu ben sai, i poeti fanno le loro performance, però poi i critici, soprattutto quelli ufficiali, quelli accademici, non sempre si interessano a questi argomenti. E allora spetta a noi molte volte, come tu giustamente hai detto, portare avanti un discorso di ricerca, cioè siamo in qualche modo anche degli studiosi. Per venire invece all'archivio, che è nato proprio nell'83, nei primi anni dell'anni 80, questa mania del conservare mi viene forse da mio padre, perché anche lui portava a casa sempre un sacco di robe anche inutili delle volte, però quando ero piccolo mi è rimasto quindi impresso quest'idea del portare a casa. Allora, che è successo? Che nel mio viaggiare attraverso il mondo, ho cominciato a raccogliere, esatto, questa è la pagina del vecchio sito, il mio primo sito che ho fatto nel finale degli anni, al finale anni 90, con un finanziamento europeo che si chiamava Programma Caleidoscopio. Però ecco, ho iniziato a raccogliere questi materiali un po' come scambio, come nel caso quando ci siamo visti all'Istituto di Cultura Italiana a Madrid, che ti ho dato questo libro e tu mi hai dato una cosa tua. Altri materiali invece li ho comprati da mercanti, oppure quando sono andato a Lima in alcune situazioni un po' così strane, e ho comprato degli originali da persone che avevano dei materiali. Insomma, per farla breve, oggi io ho un archivio notevole che in parte sta presso l'Università di Bologna, alcune università, e presso la Biblioteca Sala Borsa, si chiama La Voce Regina, è un archivio di quasi 150 autori, anche tu sei naturalmente dentro, incluso negli autori, lo puoi vedere, parte è consultabile in rete e parte invece no, perché alcuni materiali sono restio ad aprirli al web. Alcuni materiali per me sono molto preziosi e potrebbero essere poi clonati, presi e gestiti. Per esempio c'è un'intervista a Zurbide, che è uno degli ultimissimi stridentisti messicani, un'intervista che ha fatto prima che morisse. Oppure c'è una lettura di Ginsberg il giorno dopo che John Lennon venne assassinato a New York. Lui era Wuppertal e ha fatto una lettura di Howl, il suo capolavoro, però io ho la registrazione di quella lettura, e questi sono materiali molto preziosi che non voglio regalare alla rete, che poi vengono triturati, come tu ben sai. Dopo, quando le robe vanno in rete, dopo vengono anche in qualche modo anche inflazionate e anche abusate, per cui io metto ancora un controllo. Però parte dell'archivio invece è presso il Lincoln Center di New York, perché nel 2009 ho fatto una grande donazione e ho fatto una mostra dei dischi, una mostra dei miei libri,
e una parte è anche la donata e ciclicamente loro la mostrano. Poi ho quasi 200 ore di videopoesia, altrettante di poesia sonora, e l'ho catalogato di recente. Ho circa 300 lavori originali di poesia visiva e poesia visuale. Presto penso che farò una mostra, perché ho dei materiali tutti raccolti negli anni 70, 80 e 90, perché sembra che tutto quello che ha valore, José, tu lo sai, è quello che viene dai 70-80, e questa è una piccola polemica, se me la puoi lasciare dire, perché ho fatto delle mostre importanti ultimamente al Maxi di Roma, ho fatto questa performance a Galleria di Foscherari a Bologna, che è una delle gallerie più importanti in Italia, e bisogna sempre che io faccia dei lavori che ho composto fine 70, primi 80. Sembra che io dopo l'83-84 non ho fatto più nulla, che in realtà ho fatto tantissime cose, secondo me anche migliori di quelle. Però questa è una strana legge del mercato che è inutile ribellarsi. Cioè, questa è una cosa che sentirei anche tu nel tuo lavoro, immagino. Lo comprendo perfectamente, Enzo. Es una realidad que está en todas las latitudes. Y yo quería comentar que efectivamente, además de este trabajo importantísimo para mí, tanto importante o más quizá que el de vocalita y poesía que he mostrado y del que tú has hablado antes, este archivo del que has hablado extensamente, hay un apartado de tu poliédrica figura que es el de editor. O sea, editor, por ejemplo, de la colección de discos, pero también de casetes, por ejemplo, esta, que no sé si se está viendo. Sí, este Baobab del año 92, que es voces hispano-portuguesas, pero, por ejemplo, tú has hecho bastantes discos de vinilo en esa colección Trevi Treper, editado por ti, y uno de ellos precisamente tenía autores españoles también, o sea, italianos y españoles, había Canadá, Italia también, en fin, y ahí había evidentemente en esa colección importantísima de vinilos nombres y grabaciones históricas ya. Tú estabas hablando de esto antes, ¿no? Realmente son obras ya realmente históricas. Sì, è vero. Sappi che lo scorso anno alla Galleria d'Arte Moderna di Torino c'è stata una grande mostra che si chiama Il silenzio e il suono. Lo puoi vedere, un piccolo reportage nel mio canale YouTube, dove tutti questi miei vinili erano in mostra. In effetti ne ho prodotti quasi una ventina. È vero, la serie Trevi 3 Pair, ho fatto c'è uno speciale dedicato alla Spagna. Credo di avere pubblicato per la prima volta il trio Flatus Vocis con Fatima Miranda, e tuo amico Bartolomé Ferrando, quando erano ancora Flatus Vocis, e altri due spagnoli che poi non hanno proseguito. Però nelle cassette di Baobab che tu hai mostrato, credo di aver incluso anche il tuo lavoro, come sempre, che tu sei anche tu una figura importante di questa sperimentazione. Pero fíjate que está Felipe Ehrenberg también. Exacto. Un hombre importante. Joan Brossa, o sea, realmente esto es incunable. O sea, y son tres. A ver, lo voy a mostrar, a ver si puedo abrirlo bien. Sì. Quello è un lavoro incredibile, quello, certo. Es un poco torpe para estas cosas. Per poterlo aprire. Lo stai rompendo l'edizione. Guarda che oggi non ti dico quanto. Dios mío, estoy rompiendo la edición. Tu non sai quanto vale oggi. Mira. Esto es lo que contiene. Tres casetes. Sì, quello era voci ispano-portoghesi, credo, sì. Quelle cassette che tu hai mostrato, è successo che quando purtroppo Adriano Spatola è morto, purtroppo nel finale degli anni '80, l'editore Ivano Burani, anche lui purtroppo morto nei primi anni 2000, mi chiama e mi dice: senti Enzo, noi dobbiamo tenere in vita queste cassette di qua. Certo, dico, anche perché io i vinili allora ho finito, non li avevo pubblicati,
perché pensavo che il ciclo fosse chiuso, era inutile andare avanti. Ho fatto, credo 18 vinili, era inutile. E allora Ivano Burani mi fa, senti, dice, io ti commissiono, mi disse così, una ricerca mondiale sulla poesia sonora. Dico, di niente, cioè è un lavoro impegnativo. E in effetti queste cassette deluxe, io ho fatto i nuovi mondi, tutta l'America Latina, l'America del Nord, ho fatto voci ispani e portoghesi, e poi ho fatto l'Europa e poi l'Italia. Sì, praticamente ho fatto una fotografia analogica, perché stiamo parlando, carissimo José, dei primi anni 90, non c'era ancora stata l'esplosione del digitale. Io avevo ancora un piccolissimo computer Apple, mi ricordo, Mac, nei primi anni 90, quindi era ancora analogico, ancora le cassettine, e sì, e quella è una serie incredibile. L'unica cosa che è un po' triste è che l'ultima cassetta di quella serie lì, credo la numero 32, finisse con un numero monografico dedicato al mio lavoro, dove il titolo era un po' profetico, era When World Dies, cioè quando il mondo muore. Quando il mondo muore. Esatto, quando il mondo muore. Quella è stata l'ultima cassetta prodotta dopo Ivano Burani, che era editore. Purtroppo nei primi anni 2000 lui era molto malato e purtroppo se n'è andato. Come le cose, sai, iniziano, si sviluppano e finiscono, come diceva Eraclito, no? Le cose passano, quindi questa è anche la bellezza della vita, que tutto non sia eterno. Vamos a ver, como fin de nuestra conversación, dejaremos a quienes están escuchando y viendo tu manifiesto de la polipoesía, que como te decía está subtitulado por Pedro López. Cuando tú en su momento, en el año 92, quiero recordar, lo lanzaste y lo grabaste en esa edición. Pero antes de eso, a mí me gustaría que nos comentases otros 2 vídeos que vamos a poner, no los vamos a ver aquí, pero sí en lo que estamos tú y yo hablando, pero se editarán, y que son que pertenecen a tu trabajo con el músico Enrico Serotti. Uno es La Marina y otro es Predisposiciones. ¿Nos puedes hablar de este trabajo, de esta que yo creo que tiene mucho que ver además con tu desarrollo de la polipoesía, realmente? Sí, claro. ¿Puedo decir 2 palabras sobre la polipoesía un ratito? Sí, por supuesto. Grazie. No, il manifesto della polipoesia, come tu hai scritto giustamente nel tuo libro Arte Sonoro, che tutte le volte dico questa parola mi viene da ridere perché arte in italiano è femminile, invece in spagnolo è mascolino. Arte sonora, sì, arte sonora. Io dico, esatto, io tenderei a dire l'arte sonora, invece se devo citare il tuo libro devo dire arte sonoro. Bene, in quel libro lì tu giustamente dici che io già parlavo di polipoesia nei primi anni 80, e hai ragione, 83 è un primo saggio che faccio dove già teorizzavo. Poi il manifesto è uscito nell'87 in quel bel catalogo che si chiamava Valencia, nota la pronuncia castigliana, Valencia, nell'87, dedicato a Joan Brossa. Credo che fu un catalogo che ha organizzato Bartolomé Ferrando. Ci fu una serie di performance nel Palau dei Congressi, eccetera. Quel manifesto lì per me è stata una bandiera, perché vedevo attorno a me tante performance. Poi questo termine performance di poesia sonora mi sembrava molto generale. Me parecía un ombrello dove ci poteva stare tutto, e invece secondo me bisognava un attimo usare delle categorie molto precise per indicare quel tipo di evento. Manifesto of Polypoetry, 1st February 1987, 1st February 2017. Number 1. Only the development of the new technologies will mark the progress of sound poetry.
The electronic media and the computer are and will be the true protagonists. Number 2. The object language must be increasingly investigated in its smallest and largest parts. The word, basis of sound experimentations, take the characters of multi-word broken into its inner body, restitched at its exterior. The word must be able to free its own manifold sonorities. Number 3. The exploitation of sound has no limits. It must be carried beyond the border of pure noise, signifying noise. Linguistic and oral ambiguity has sense only if it completely uses the instrument of the mouth. Number 4. The recovery of the sense of time, the minute, the second, apart from the laws of harmony and disharmony, because only through editing is the right parameter of synthesis and balance found. Number 5. Language is rhythm. Tone values are real vectors of meaning. First, an act of rationality, then an act of emotion. Number 6. Polypoetry is devised and realized for the live show. It gives to sound poetry the role of prima donna or starting point to link relations with the musicality, accompaniment or rhythmic line, mimicry, movement, and dance, acting or extension or integration of the sound text, image, television or slide projection, picture or installation by association, explanation or alternative and redundance, light, space, costumes and objects. Per arrivare ai 2 video che tu hai citato, con questa mia collaborazione con Enrico Serotti, che è l'ultimo dei musicisti con cui ho collaborato, voglio ricordare in questo caso Aresta Bolassi, che è quello che è il bassista del gruppo degli Aria, quello dove c'era il grande Demetrio Stratos, e che presentammo un lavoro che tu mi avevi commissionato nei primi anni 90 per la Radio DOS, quando eri impiegato alla radio, mi ricordo, lo presentammo proprio all'Istituto di Cultura Italiano e si chiamava Autoradio, Autopoema, Autodistruzione, dedicato a las ciudades invisibles di Italo Calvino, e la musica allora la fece Aresta Bolassi. Ponte Viesgo entre tras y detrás, mondis mar a mano de izquierda, quien sali quiristia, crisia, matardo, color, siglos, apuntos, spray, sapray, in paleolítica, Ítaca, Attica. Sant'Iliana, Titilla, tetta de mar, briglia, origlia, biglia, gaudentigna, tancati in solar, calderoni, slado, oce, nasal, naval, culatello, a palabra, brulla, paracaval, sol, caduta. Monserrate, Bileni, Cugata, Catluna, Dic, Vertix, Vortix, Ostia, che onta, non salir, Pilar, X1, 2, Sierra, con viento, bla bla bla, no miedo, li, tangere. Non vede, non sente. Tamariu, only you, Tamureta, Mojerta, Miura, Tamejorta, Roja, Tamarinda, Tamarle, Tamar. Valencia vale un'onzia, succhia Valenza, lince, lonja, onze vale, Tolomè vale, Salomè al saloon, bar, Carigno, Riverito, el Saler, Alfatà, Bilancia, Fole, Godario, Pancia, Endurance.
Sagunto, arguto, pregunto, Es la gusto, rutina gunter, grasso, fuera de lo legui, común y eso te mestrer, da un la sacco impresión de bello, que no es rutina, inerbannibile, pero que seguro que lo canalbes, es. montones de cosas, rosas, osa, lontano, butano, buvet, papel, Cartagena, cassavetes. San Sebastiano, Bastia, Ebanista, ¿Te crees Cristiano, capaz de Este, coger Letale, un Mondiale, centímetro cúbico de Ventista, suerte? Bengazarra, por la tarde, arde, bombón, bompero, sombrero, porom, pompò, pompero, pompero, una pinta del Guercinò. Ieri dalle ride, Un incide, magnífico deride, poder decide, siempre disdice, anunciado por addolcisce, grandes svanisce, dolores. le ridale redini. Laredo, oie, la vedo, lavaredo, Ajax come lava, Asien, Riello, Do, Re, Mi, La, Re, Crepa, Sol, La, Si, me la redia, lo dia, un dia, girmi, a dirmi, dormi, ormai, Laerte. Castiglia, stilla in lastima, ti stimo, Castablanca, Gasto, Sotasti, Gastone, Sgancia, Fausti, Sciacalli, la Sciacalle, Maiore, il primero, De Maio, io soy entero, 1-0, Salimalaya, Salimalaya. Tarragona, terra di Gona, Gogone, Polsnada, Nisanta, Arabe, Sentar, Tecla, Clag, Tic Tac, Murato, Ratti e Gatti, Lagone, Puntura, Ramis, Tardona, Carata, Magognata. Pantano, Ebro, Pastrano, Ebro, Un hombre pare llega a strano, ser todo stalonato, llegando a dunque ser nada. negrine, oriunde, bionde, onde, ricce, bisboccia, gialla, gialla bandiera, era, banderuola. Castro, urdiale, scurdo, cordiale, tonico, una orda, incastro, Ben-Hur, fedele, dialettiga, e il diablo blu, astrologica, alesso, lezione al passo, strofina, miscela, dialisi, lesioni. Herona, Jerry Lewis, qua per manidad, per le mani datteri, batteri, atti di ieri, pongo, bagno e bengio, Cerone, c'era una volta un cero, certo ero, Sire, Sara, Sardana, le dune, Rurbi, Spanien. Però perché l'ho preso un po' così alla lontana, José? Perché il rapporto con la musica in poesia sonora, come lo sai, è sempre molto delicato. Perché la poesia sonora non è una canzone, non è una canzone, non è un melologo, non è una performance di arte, non è una lirica, è poesia sonora, dove la voce, e che è poi il punto 7 del mio manifesto, la voce è l'elemento più importante e la musica deve tenere un ruolo per forza ridotto. A volte io dico, forse calcando troppo la mano, non musica. Allora, per arrivare ai due video che tu hai menzionato, diciamo che in quel caso non sto facendo poesia sonora, cioè diciamo che sono un po' al limite, perché quelli sono due testi lineari. In fondo l'editore ci aveva commissionato un'opera che voleva lanciare per cercare di cambiare la musica italiana, e io non ho fatto esattamente una poesia sonora, perché se ascolti sia la Marina che Predisposizione, sono il primo un testo che ho scritto, anche se è un testo abbastanza sperimentale, perché non è un testo classico lineare scritto secondo la tradizione petrarchesca o dantesca, è un testo sperimentale. E anche l'altro, Predisposizione, che invece è in un libro che si chiamava Poesie d'Occaso, che è uscito negli anni '80, anche quello diciamo che è un po' più sonoro, perché praticamente incomincia con la Pentecoste di Luca Signorelli, diciamo che è un po' più mosso questo, diciamo che è un'interpretazione un po' più ardita, ma non è poesia sonora, e il suo rapporto con la musica è, come dire, è quasi paritetico. Monotona, incolore, instancabile, ravviva il desiderio di marea, quella marea che ho sempre pensato si nascondesse tra le onde, si nascondesse tra le onde, si nascondesse tra le onde.
piano piano t'avvolge la schiuma, la cintura del sale, dell'andare cullato in cadenza, la frequenza, la sostanza, di quanto sprofonda la marina, di quanto sprofonda la marina, di quanto sprofonda la marina. Incolore e monotono il desiderio, instancabile la marina, ravviva quella marea che ho sempre pensato gracida tra le onde. T'avvolge la cintura dell'andare piano piano, la schiuma del sale, la marina, in sostanza, cadenza, la frequenza. Incolore e monotono il desiderio, instancabile la marina, ravviva quella marea che ho sempre pensato gracida tra le onde. T'avvolge la cintura dell'andare piano piano, la schiuma del sale, la marina, in sostanza, cadenza, la frequenza. Profanazione dell'ostia di Paolo Uccello. Flagellazione di Piero della Francesca. Ritratto di gentiluomo di Raffaello Sanzio. Pentecoste di Luca Signorelli.
Minarelli, il codice miniato. Yo Enzo, ahora después de haber visto y escuchado estos dos trabajos junto con Enrico Serotti, con el que ya nos comentabas que has tenido, pues evidentemente una relación pues muy reciente con estos trabajos de Il Braccio e la Voce y todo esto. Me gustaría volver otra vez a compartir pantalla y compartirla con sonido para que nos presentaras alguno de estos cortes. Escoge el que tú quieras, por supuesto, de Revolutionibus, que es un trabajo, pues no sé muy bien de qué época, la verdad, pero bueno, escoge alguno, no sé, yo no tengo preferencia más que la que tú tengas, vamos. Sì, questo è un lavoro che è nato dopo la mia partecipazione del 18 a un festival di San Francisco organizzato da Other Minds, OM, e io ho presentato lì le mie classiche performance e una selezione anche di poemi futuristi. E questo, la performance che ho fatto nel 18 lo si può trovare comunque in un altro LP che si chiama Enzo Minarelli Live in San Francisco, editato da Slow Scan in Hertenbosch in Olanda. Questo invece, De Revolutionibus, è dedicato esattamente a Copernico. L'idea è molto semplice. Come Copernico mette al centro della Terra il Sole, invece di usare la concezione invece esatto, che mettevano invece la Terra, io metto la voce che è al centro della mia sperimentazione. Qui in questo lavoro, come anche in quello che ho appena terminato, se dopo mi dai 2 minuti ne posso parlare, cioè io non uso più, uso sempre la mia voce, ma molto tecnologizzata, e devo dire che la parte più importante è la ricerca del software che mi consente di lavorare sulla voce. Non si può più tenere la voce così come è, per cui la devo per forza alterare nei parametri. È chiaro che il poeta sonoro non ha delle grandi possibilità, non stiamo cantando, giusto? Osè, noi abbiamo il parametro della voce, sono questi 4 parametri, ma dentro a questi 4 parametri noi abbiamo un'infinità di possibilità. Poi c'è l'elemento rumorico e qui mi sono sbizzarrito su tutti i concetti copernicani. Non so, a me piace molto, per esempio, il primo possiamo sentire, che è la luce solare, che è dedicato proprio al sole. Possiamo sentire questo se vuoi dopo, perché è proprio un tipico poema di questo. Posso parlare sopra o devo andare? Queste.
questi poemi, senti questo Lux Solaris, cioè hanno la stessa struttura. Io scelgo una parola chiave, in questo caso era Lux Solaris, che poi viene sviluppata, ripetuta, cioè la ripetizione, lo ha detto Jacobson un secolo fa, è la chiave della poesia e quindi ancora ripetizione, però cambiando i parametri, rapportando la parola con un apparato rumorico, con alcuna effettistica per dare questa sensazione della luce, del sole, del calore. In fondo la poesia sonora deve essere questa, cioè dare una stimolazione acustica. E la struttura che ti ho illustrato è tipica di tutti i poemi. Con esto, Enzo, como el tiempo se nos acaba, creo que vamos a dejar de momento punto final, no punto y final, como dicen algunos bobos, sino punto final, agradeciéndote mucho todo lo que nos has dicho y, por supuesto, todo lo que nuestros visitantes van a poder escuchar y ver. Están, por supuesto, tu manifiesto de la poesía bosnia, están los vídeos que se han puesto ya. Y yo creo que, bueno, para un momento futuro, aquí te emplazo para que nos presentes el braccio la voce, bueno, que es evidentemente fundamental. Aquí lo tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo. Y un abrazo muy fuerte y seguimos. Bene, grazie, a presto, alla prossima. Ciao. Ciao.